Ciao, in questo video vedremo questo server per casa che si chiama Zimaboard 2, è la versione 2 della Zimaboard. Questo è il server e questo sotto è un case per l'alloggiamento di due hard disk. Possono essere messi due hard disk meccanici tipo questi, quindi di grande capacità, ad esempio quelli che si usano sui NAS, oppure due hard disk SSD montati con l'apposito adattatore. In più la scheda ha il connettore PCI Express, che poi ti farò vedere come montare un adattatore laterale per poter mettere una scheda con la quale accetta due hard disk a stato solido di quelli NVMe. In più, avendo anche due USB, possiamo collegare degli hard disk USB esterni. Abbiamo un'uscita video e due porte ad alta velocità fino a 2,5 gigabit, ideale per essere connesso a un router il quale è connesso a una fibra ottica. Da quest'altra parte, che poi ti farò vedere per bene, abbiamo due connessioni SATA più l'alimentazione, i quali cavetti vanno sui due hard disk. È molto compatto, tutto in metallo molto resistente, è costruito per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Io probabilmente lo userò per Home Assistant e come archivio file. Devo cambiare solo questi due hard disk qui, che adesso li ho messi dentro giusto per prova. Volevo prendere due hard disk a stato solido di buona qualità, perché ovviamente archiviarci i dati, gli hard disk devono essere di buona qualità. Lui ha all'interno un hard disk da 64 GB a stato solido, poi vedremo che ne esistono due versioni. Qui ci starà sul sistema operativo più alcune applicazioni e qui i dati. Volendo si possono spostare anche le applicazioni sugli hard disk esterni. Può essere fatto il RAID, quindi la coppia speculare dei dati su tutti e due gli hard disk, in maniera che in caso di rottura di un hard disk c'è sempre il secondo hard disk in funzione. Andiamo a vedere in pratica come si monta il tutto. Vediamo adesso nel dettaglio tutti i prodotti. La Zimaboard, una ventolina per aiutare il raffreddamento che si fissa sul lato, che poi vedremo. Non è obbligatoria, ma visto che ci viene data in confezione conviene utilizzarla. Il suo alimentatore, che ha un input che va da 100 a 240 volt e un output 12 volt 5 A 60 watt. Ha un jack con il positivo sul pin centrale. Abbiamo due cacciavitini Torx e questo cavetto che ci porta fuori due SATA dalla Zima a questi due connettori per collegare due hard disk esterni. Tutto questo è contenuto in questa confezione. Questo è il suo codice, il modello 16 GB di RAM, 64 GB di SSD. Questo è il contenitore principale della Zima, è tutto in cartone, studiato molto bene. Qui abbiamo il manuale e una lettera firmata con due QR code. La scatola può diventare anche un supporto, tagliandola qui si infila la Zima qui e due hard disk da 2,5 pollici lì, giusto per fare una prova veloce di funzionamento. In quest'altra scatola ci sono tutti gli accessori che abbiamo già visto. Vediamo il manuale, qui ci vengono indicate tutte le porte. Prendiamo la Zima così le vediamo insieme. Abbiamo il jack di alimentazione, due USB 3.1, due LAN da 2,5 gigabit, quindi ideale per essere collegato a un router a fibra, un connettore mini DisplayPort per collegare un monitor esterno. Abbiamo anche l'adattatore che viene fornito come accessorio per collegare il cavo HDMI. Sul lato invece abbiamo la PCI E 3.0 per mettere una scheda esterna. La si può infilare qui oppure tramite l'accessorio c'è una prolunga per poter essere messa qua a fianco tramite questo supporto che poi andremo a vedere. Il consumo è bassissimo, in modalità standby, quindi quando non si usano le applicazioni, il consumo varia da 2,2 watt a 3 watt. Quando la CPU va al 100% si arrivano a consumi da 12 a 15 watt, quindi il consumo è molto basso. È silenziosissima, quindi adatta per essere messa in casa. Ne esistono due modelli, questo è il 16 GB di RAM, 64 di hard disk. Esiste il modello più piccolo che costa meno, 8 GB di RAM e 32
giga di disco interno. Il costo si aggira 349 euro più IVA più eventuali dazi e spese. Il modello più piccolo costa circa 296 euro più IVA più spese. All'interno abbiamo un processore Intel N150 che è un x86 e ha 4 core, 3,6 GHz, supporta la virtualizzazione, quindi AES, VTX e VTD. Ha una memoria DDR5 da 16 GB, 4,8 MHz. Il tutto pesa 407 grammi, infatti si sente che è molto massiccia. È adatta quindi per smanettoni, non è classico PC piccolino, ma è una scheda pensata per rimanere sempre accesa e ottimizzata per il loro software Zima OS. Quindi questo diventa il nostro home server di casa, dove possiamo utilizzare il Zima OS, che è pronto all'uso, anche per chi non è pratico. Si collega l'alimentazione, il cavo di rete ed è pronto all'uso. Poi ti farò vedere come in pochi minuti si riesce a metterlo in funzione senza sapere nulla di tecnologia. Mentre invece per gli smanettoni possiamo anche cambiare il sistema operativo ZimOS per mettere un Proxmox, una Debian o qualsiasi altro Linux, il pfSense perché può essere un buon firewall d'ingresso, avendo 2 porte ad alta velocità si presta bene per fare un bel firewall d'entrata dopo il router dalla fibra di casa. Possiamo installare anche TrueNAS per farlo diventare un NAS a tutti gli effetti. Anch'io all'inizio volevo installare Proxmox, però vedremo che ZimOS ci consente di essere operativi più velocemente ed installare anche qui macchine virtuali velocemente e usabili semplicemente da un browser. Come programmi già pronti abbiamo ad esempio programmi per VPN tipo Tayscale, un server per le foto, Image, un server per file tipo Nextcloud, possiamo usare un password manager, possiamo installarci Home Assistant che vedremo, possiamo installare un media server, Jellyfin, JDownloader per scaricare i file. È già pronto per fare i backup di tutti i PC della rete perché abbiamo tutti i client installabili. C'è il client poi per lo smartphone, sia per Android che per iOS, per accedervi dall'esterno, quindi dall'esterno possiamo accedere direttamente in sicurezza con le loro app o con la VPN. Vediamo adesso come aggiungere la ventolina, così vediamo anche come è fatto l'interno. Qui c'è un buchino che è il pulsante di reset, si accede con un oggetto appuntito. Adesso apriamo così vediamo anche com'è questo pulsante di reset. Tolte le 4 viti, si apre proprio facilmente. Andiamo a vedere come è costruito l'interno. Eccolo qui il pulsante di reset e il sofforellino. Abbiamo qui la batteria, questo è appunto il Clear CMOS del BIOS. Qui c'è il posto per mettere un'altra batteria che non è montata. Qui ci va la ventola che adesso andremo a installare. Vediamo altri particolari. Il processore è sotto, adesso non lo tolgo perché ci sarà comunque la pasta conduttrice che non voglio alterare. Collego quindi il connettore della ventola così, assicuriamo che sia in stato bene e poi possiamo rimettere il coperchio e le viti. La ventola poi andrà fissata sotto questa vite laterale. Rimettiamo le viti. Adesso tolgo questa vite laterale per fissare la ventola. Ok, viene così. Mentre invece per usare questo porta hard disk bisogna infilare dentro gli hard disk qui, fissarli con queste viti, perché questi hard disk saranno il suo archivio. Di questi hard disk qui si può fare il RAID, quindi vuol dire che un disco verrà accoppiato sull'altro, quindi in caso di rottura di un disco i dati saranno al sicuro. Si può anche acquistare una scheda PCI da inserire sul lato per montare altri 2 hard disk NVMe, oppure possiamo collegare tramite USB altri 2 hard disk. Quindi abbiamo 2 hard disk qui, 2 hard disk USB
e 2 hard disk PCI. Come funziona? In pratica questo supporto va fissato qua sugli hard disk, così, qui ci saranno dietro gli hard disk, qui ci sarà il supporto, questo cavetto va fissato qua, così, e questa qui va inserita così sul lato, e possiamo fissare la zima tramite questi 4 fori, togliendo le 4 viti ancora e rimettendole sopra. Qui ci sono le viti per fissare questo connettore a questo supporto per le schede. Vediamo adesso in pratica. Prima di installarci gli hard disk, che devono essere uguali come taglia, meglio se siano perfettamente uguali, bisogna fissare la zima a supporto, perché sennò se infiliamo dentro gli hard disk non possiamo più tirare le viti. Dobbiamo tirar via le 4 viti, perché vanno rimpiazzate con 4 viti più lunghe che sono in dotazione, sono leggermente più lunghe. Quindi questo lo mettiamo sopra, i fori più vicini vanno da questa parte, dove c'è più spazio va da quest'altra parte, così le centriamo e mettiamo le viti. Se volessimo usare la zima senza gli hard disk lo potremo anche fare senza montare tutto questo, possiamo anche mettere degli hard disk USB. Questa, diciamo, è una configurazione più completa, e volendo si può comprare la scheda PCI per mettere 2 hard disk SSD tipo NVMe. Adesso possiamo infilarci gli hard disk con i connettori rivolti da questa parte, quindi così. Questa staffa va da questo lato, così, perché questo connettore poi andrà sotto così. Questo va fissato qui, questo va montato così, con questo sotto che è magnetico, perché se abbiamo un qualcosa di metallico attacca. Ok, adesso possiamo tirarlo. Questo va fatto passare sotto, questo va infilato qui sul lato. Abbiamo queste viti, iniziamo a puntarle. Qui dobbiamo prendere sia l'hard disk che la staffa. Puntiamole anche da quest'altra parte prima di stringerle, per far sì che il cavo rimanga più diritto possibile. Bisogna allineare la staffa il più avanti possibile. Possiamo quindi tirare le viti prima a mano, poi eventualmente con un cacciavite a croce. Quindi con un cacciavite possiamo dargli la stretta finale, e qui è il posto per mettere la nostra scheda PCI. Colleghiamo i cavetti, quindi abbiamo quello di alimentazione che va qua in mezzo e gli altri 2, così, bello compatto. Adesso prendo una scheda video, perché io non ho la scheda, quella per gli hard disk a stato solido NVMe, prendo una scheda video per vedere come rimane meccanicamente. Ecco la scheda PCI, credevo di avere una scheda video, ma ho trovato questa LAN. Vediamo meccanicamente come rimane. Rimane così, qui possiamo mettere una vite e abbiamo la nostra scheda PCI a lato. Prima di collegare l'alimentazione vado nel router. Io adesso ho collegato provvisoriamente un vecchio router per individuare l'indirizzo IP che gli verrà assegnato dal DHCP del router. Questo è uno dei metodi che possiamo utilizzare, se no dobbiamo usare un programmino per lo scan degli IP. I router nuovi, oltre al MAC address, hanno anche l'host name e quindi vedremo proprio scritto Zimaboard. Adesso io qui mi limito a vedere che un indirizzo IP verrà aggiunto. Quindi do alimentazione, è la prima volta anch'io che l'alimento, quindi se ci saranno problemi li vedremo assieme. Ho dato tensione, vedo che qui di fianco si è acceso un LED rosso, ho sentito gli hard disk che hanno fatto rumore, quindi iniziano a girare. Qui si è acceso un LED della LAN, la ventolina qui sta girando. Aggiorno qui la pagina, ma sarà ancora presto perché si sta caricando il sistema operativo. Dopo poi lo vedremo anche con collegato il monitor esterno, sempre che riesco a farlo andare, perché l'adattatore qui mi dice 4K, il mio adattatore non è 4K, poi vedremo se funziona. Adesso attendo un attimo e poi vediamo. Ecco qua che è arrivato 143. Vediamo che il LED della LAN che lampeggia, quindi è fatto in frettissima ad arrivare. Lo copio, lo incollo qui nel browser, do invio ed ecco qui. Però prima di fare questa configurazione io vorrei spegnerla
ed avviarla con il monitor esterno per vedere cosa esce. Ho collegato il cavetto HDMI al PC senza spegnere ed ha funzionato, e vedo appunto qua il suo IP, che è quello che ho scritto nel browser. Quindi questo qui è un altro metodo per sapere qual è l'indirizzo IP, quindi collegare un monitor esterno HDMI. Quindi adesso possiamo proseguire alla configurazione tramite browser. Qui dobbiamo selezionare la lingua e spuntare accetta informativa sulla privacy. Dobbiamo creare un account locale, dobbiamo dare una password, confermarla e andare avanti. Qui ho inizia dai file, proviamo ad andare qui mi viene suggerito di scaricare il client Zima per il PC, questo è comodo per fare i backup, adesso io lo salto, e qui sono dentro in Zima OS. Qui posso caricare dei file, andiamo a vedere la gestione degli hard disk. Questo è l'hard disk di sistema interno, qui mi dice lo spazio occupato e quello disponibile. Qui nella dashboard ho il consumo 2,6 watt, dopo eventualmente voglio collegare il mio wattmetro per vedere il consumo sia della Zima che anche di tutto il sistema con i due hard disk. Adesso i due hard disk sono meccanici, quindi consumeranno parecchio, però con due dischi allo stato solido ovviamente il consumo sarà molto più basso. Quindi qui mi dice trovato nuovo dispositivo, i due hard disk, qui facciamo gestisci. Questa per me è la prima volta che vedo questa interfaccia, quindi vedremo insieme come è semplice o meno utilizzarla senza aver visto altre istruzioni, solo intuendo l'interfaccia. Gestisci, crea spazio di archiviazione, avvia, qui mi dice combinato o singolo. Io consiglio di fare il RAID in maniera che se un hard disk si guasta abbiamo l'altro. Siccome i dischi sono due possiamo solo scegliere RAID 1, non abbiamo alternativa. Infatti la capacità totale sarà uguale a quella di un hard disk perché si perde il 50%. Con RAID 5 invece bisogna avere almeno 3 dischi e si hanno il 66% dei dati. Qui ci sono delle opzioni raccomandate, sono già selezionate, il successivo, nome di archiviazione, faccio HDD 250 giga, qui mi chiede conferma, sente gli hard disk che iniziano a girare, lo faccio finire, poi riprendiamo il video. Ha già finito, vai ai file, e qui sono dentro negli hard disk, quindi ha fatto davvero molto in fretta a preparare gli hard disk. Qui abbiamo dei suggerimenti, l'App Store, il file, il backup, il setting, quindi ci sono tantissime cose, però questo video non è sull'uso di Zima perché ci sono tanti tutorial su Zima OS, ma è sulla Zima Board 2. Io volevo insieme usarlo per installare Home Assistant, che tra l'altro lo vedo che è uno dei primi, e guarda come è semplice fare l'installazione di Home Assistant o Assistant. Abbiamo anche un'installazione personalizzata, vediamo cosa cambia. Nell'installazione personalizzata ci fa scegliere anche i percorsi e altre cose. Installazione standard installa già tutto di default. Sto notando che fanno più rumore i due hard disk che il ventolino piccolino che c'è sopra alla Zima stessa. Metto in pausa e riavvio quando è terminata l'installazione. È terminato, ci è voluto qualche minuto, probabilmente dipende anche dalla velocità della connessione internet. Clicco qua, lo apriamo, qui devo cliccare su crea la mia casa intelligente, anche qui non utente, e la password, conferma, crea account, nazione, qui se vogliamo aiutare la community possiamo inviargli i dati di diagnostica, finito. È già tutto pronto, velocissimo, più veloce di sicuro di un Raspberry. Volevo entrare qui in sistema, hardware, a vedere cosa dice. 15 giga di memoria, processore 4%. Quindi hai visto com'è semplice installare Home Assistant su questa Zima OS. Le app dentro in Zima girano dentro dei container Docker. Vediamo qui sopra cosa abbiamo. Questo è l'utente, configurazione generale, feed notizie lo voglio disattivare, qui possiamo selezionare il motore di ricerca, abbiamo anche Google,
possiamo mettere i dischi in stand by dopo tot tempo. Qui abbiamo anche un reset, cosa fa? E il reset probabilmente della Zima board, archiviazione, la rete, l'IP statico. Da qui possiamo assegnargli un IP statico dalla nostra rete e quindi conviene farlo. Questo è l'accesso remoto tramite l'app. Le app, voglio fare una prova di spegnimento e poi dopo la accendo e vedremo altre applicazioni. Ma c'è anche uno spegnimento programmato, vediamo cosa c'è. Ora è spegnimento, però non penso che ci sia l'accensione programmata. Volevo anche capire come fare entrare nel BIOS all'accensione. Spegni ora, spegnimento in corso, attendere 8 secondi prima di spegnere l'alimentazione. Se è comunque già spenta, sento che è tutto fermo. Adesso volevo accedere al BIOS, ho collegato una tastiera qui all'USB e il power meter esterno, così vediamo anche l'assorbimento. Ho staccato gli hard disk, così vediamo l'assorbimento senza hard disk. Do alimentazione e devo premere sulla tastiera, ho letto, o del o ESC. Proviamo a vedere se riesco. Sto premendo sia CANC che ESC. Eccolo qua, aspetta che lo rimpicciolisco, vediamo cosa abbiamo. Volevo vedere se c'era qualcosa sulla ventola. Chipset, security, boot, vediamo che c'è scritto 16 giga, perfetto. Ok, così abbiamo visto anche il BIOS. Vediamo la potenza assorbita, siamo a 10 watt. Faccio un exit, yes, lo disalimento. Colleghiamo gli hard disk e vediamo il consumo con gli hard disk. Accendiamo. Quindi qui adesso vediamo anche il boot. Siamo a 35 watt con gli hard disk. Abbiamo un consumo di CPU di 3 watt, ma con gli hard disk sono 20 watt. Adesso sto copiando un file, un video bello grosso sugli hard disk, perché volevo fare una cosa. Adesso faccio lo spegnimento e lo volevo accendere con solo un hard disk. Spegni. Si è spento. Ok, riavviato. Ok, adesso c'è un hard disk staccato, voglio vedere se me lo segnala. Archiviazione che mi dice in salute mica tanto perché ho un hard disk staccato. Impostazioni, qui mi dice RAID 1 solo lettura, this RAID require new disk. Ok, andiamo a vedere i file, quindi i file sono in solo lettura, però avrei preferito che ci fosse un alert, vediamo magari da qualche parte ho l'alert del RAID degradato. Quindi se vado su file, qui ho un alert, vediamo se me lo fa scaricare. Sì, sta scaricando, quindi anche con un hard disk il file è stato preservato. Adesso lo spengo e volevo riavviare la Zima senza i 2 hard disk, così vediamo il consumo reale senza l'hard disk, che sarà molto simile a degli hard disk a stato solido che consumano pochissimo. Adesso accendo con gli hard disk scollegati, così controlliamo qui la potenza assorbita, siamo a 10 watt. Adesso ho acceso con gli hard disk collegati, vediamo qui la potenza, siamo a 21 watt sul boot, siamo a 6,6 watt, faccio login, qui abbiamo 2 watt di CPU e totali sono 5 watt, quindi 3 watt in più circa di consumo, quindi abbiamo verificato anche questo. Ho visto che qui mi dice aggiorna, ho un aggiornamento disponibile della Zima OS. Proviamo a farlo, cosa dice? Update, metto in pausa un attimo il video, riprendo quando ha scaricato. Ha terminato, adesso fa il riavvio del dispositivo. Ha fatto tutto da solo, quindi mi ha riportato sulla pagina di login senza fare aggiornamenti di pagina. E questa dovrebbe essere l'ultima versione 1.6.2. Ho riacceso il tutto con i 2 hard disk collegati
e vediamo qui che sta facendo la risincronizzazione del RAID. Vediamo se è comunque accessibile, vediamo se faccio una cartella, la chiamo Pippo e l'altra la chiamo Pluto, perché volevo andare a creare due utenti. Penso che si faccia da qua. Qui mi chiede dove creare la cartella utente, qui non posso selezionarla, quindi gli utenti vanno comunque creati e il loro spazio fisico sarà sulle hard disk esterne. Se voglio dargli solo lettura o lettura scrittura all'utente, aggiungiamo cartella, però io l'ho già creata, vediamo un po', Pippo, ok, giusto, quindi va bene così, quindi io potrei fare così, giusto, e questo è Pippo, la passo, creo un altro utente Pluto, quindi vado a cercare la cartella Pluto e questo è Pluto. In questo modo ogni utente ha le sue cartelle, più eventualmente possiamo dargli anche una cartella condivisa che possiamo chiamarla public. Vediamo se andiamo di qui, creiamo una nuova cartella, la chiamiamo public, editiamo public, ok, quindi quest'utente ha public e anche l'altro ha public. Quindi se adesso io faccio un logout, esci, entro come Pippo, per ovviare all'errore che esce agli utenti che si collegano al browser, o si usa il client sul PC o l'app, oppure bisogna configurare il browser in HTTPS. Lo si fa dalle configurazioni, modalità sviluppatore, e bisogna abilitare l'HTTPS. Il browser darà un alert che la connessione non è sicura, bisogna andare avanti e fare la connessione in HTTPS. A questo punto, se io mi loggo con un user utente e vado in file, non ho più l'alert di prima, posso anche caricare un file dal mio PC tranquillamente. Adesso c'è un file nella cartella di Pluto, in public posso caricarne magari un altro, vediamo se abbiamo qualcosa nel cestino. No, usciamo, entro come Pippo, vado in file, cartella vuota, in public ho il file precedentemente caricato da Pluto, posso eliminarlo perché è pubblico e posso anche caricare file, quindi ogni utente avrà la sua cartella, molto comodo per avere spazi divisi tra più persone all'interno dell'abitazione. Faccio un logout ed entro come amministratore. Come amministratore posso entrare nella cartella di Pluto e fare tutto. L'amministratore ha diritto a entrare ovunque. C'è la possibilità qui di andare a vedere le condivisioni Samba, perché c'è sotto Samba che gestisce tutto, quindi da Windows possiamo accedere direttamente a questa condivisione e dal Mac in questo modo possiamo attivare anche la Time Machine per il Mac. Questa cosa è molto comoda. Cancello anche questo. Andiamo a vedere qualche altra app di quelle che ti ho citato. Quindi se vuoi fare una VPN puoi usare Tayscale, che è questa. Se vuoi un server per le tue foto c'è Immic, che è questo. Per i file c'è Nextcloud, posto di Google Drive, che è questo. Come password manager per tenere sincronizzati tutti i dispositivi c'è Vault Warden, questo qui. Come media server c'è Jellyfin, dove è JDownloader per gestire i download e così via. Puoi divertirti a provare tantissime cose. Ci sono i database, MariaDB, PostgreSQL, oppure se non trovi qui il pacchetto puoi aggiungere un'applicazione pacchettizzata e caricare il file. Poi ci sono i backup, ti consentono di fare i backup di tutte le macchine. Ci sono le macchine virtuali. Macchine virtuali, anche qui puoi scaricare da URL l'immagine, puoi usare un file presente sull'hard disk oppure scaricare già da qui. Questo è il sito Zima, dove possiamo anche acquistarlo, possiamo anche usarlo per la sicurezza, quindi anche con le camere, per giocare. Qui ci viene spiegato cosa può fare. Giustamente dicono che non c'è nessun canone mensile mai, perché non è in cloud, ma è tutto a casa nostra. Quindi possiamo sostituire Google Drive, possiamo sostituire tantissimi altri servizi che di solito vanno pagati. Casa intelligente che resta in rete locale,
quindi Home Assistant, ZB, Z-Wave. Si può usare come console di gioco inserendo una scheda grafica sull'uscita PCI. Sistema operativo è già, come abbiamo visto, preinstallato. Gestione file, gestione backup, accesso remoto con l'app o tramite client Windows, macOS. Le archiviazioni le abbiamo viste. Privacy, oltre 800 app. Questa è una cosa molto importante. Progettato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Senza ventola, perché possiamo farlo andare anche senza ventola. La ventola serve giusto se dobbiamo fargli fare dei carichi gravosi, tipo far girare l'intelligenza artificiale, cosa che può benissimo fare. Qui ci fa vedere le varie espansioni che possono essere montate sullo slot laterale. Qui le caratteristiche tecniche che abbiamo già visto. Per accedere da remoto, accesso remoto è abilitato, bisogna scaricare lo Zima Client. Clicchiamo qui e qui possiamo scaricare lo Zima Client per Windows, che ci consente di fare il backup automatico anche delle cartelle che noi selezioniamo. C'è poi la versione mobile che ci permette appunto di accedere da remoto alle risorse. Se l'hard disk interno dovesse riempirsi, abbiamo la possibilità di spostare le applicazioni in app. Qui abbiamo dati applicazione, possiamo selezionare la nuova posizione e fare successivo. Stessa cosa con immagine dell'app, selezioniamo i dischi che verrà spostato dall'hard disk interno a uno spazio di archiviazione esterno, idem database utenti. Questo è per fare pulizia al Docker Cache. Sul sito della Zima ci sono anche delle guide tradotte già anche in italiano. C'è questa bella guida per installare Proxmox. Bisogna preparare in pratica una chiavetta USB, crearla tramite Rufus o Balena. Bisogna entrare nel BIOS e controllare che siano abilitate le virtualizzazioni e il boot da USB. Dopodiché si infila la chiavetta USB e si fa partire, si configura, poi avremo l'interfaccia web di Proxmox per installarci tutte le macchine virtuali che vogliamo. Molto più elastico che il sistema che abbiamo visto all'interno di ZimaBoard. Come potuto vedere, il sistema ZimaOS è molto prestante e funzionale. Se conosci altri sistemi tipo Proxmox, puoi installarlo tranquillamente, che lui lo supporta. È un sistema di archiviazione molto sicuro perché i dati necessitano appunto di archiviazioni sicure. Secondo me questo è un sistema molto affidabile. Se cerchi su internet tutti ne parlano bene, il prezzo sembra altino ma vale i soldi spesi. Se riesci prendi la versione 16 GB con 64 GB di hard disk. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo nel prossimo video. Ciao!